Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche della primavera 2023. Ok. Wow, abbiamo la carta della giustizia, amici del leone. Qualche cosa verrà regolarizzato. La carta della giustizia è anche una carta che parla di giustizia divina, quindi può anche essere che ci sia un passaggio in questa primavera che siate destinati, ehm, diciamo, a oltrepassare, ecco. Normalmente comunque è una carta che parla di questioni che vengono regolarizzate, parla di contratti. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cari amici del leone, iniziamo con un 9 di bastoni, la carta della torre, il matto, il fante di bastoni, il 10 di spade, un 8 di pentacoli, la luna al contrario, un 4 di coppe, vediamo che altro, e il 5 di denari. Oh wow! Allora, il 9 di bastoni mi dice che c'è una situazione un po' pesante che avete affrontato o che state ancora affrontando. E la carta della torre è una carta che vi dà la possibilità di destrutturare le certezze della realtà che avete avuto fino ad adesso. Il 9 di bastoni è una carta che indica una persona che è in continua difesa, che sente la necessità di difendersi dal mondo esterno e qui questa torre può essere che sia il prendere consapevolezza del fatto che non c'è più bisogno di difendersi, ma si può anche con questo matto andare verso nuovi inizi, verso nuovi percorsi, verso una nuova fiducia, verso la fiducia non è solo in voi stessi, ma è proprio nella vita. Vi ricordo che c'è la giustizia, è come se ci fosse un disegno di tipo divino che interviene in questo caso. Abbiamo poi anche qui un fante di bastoni al contrario. E ho come la sensazione che questa torre, tra la torre e il 9 di bastoni, sarete molto scarichi. Probabilmente inizierete la primavera un po' scarichi e il fante di bastoni un po' ce lo dice, che manca un po' di entusiasmo, manca un po' di grinta. Ehm, per qualcuno può essere che manchi anche un po' di sano egoismo. E poi arriviamo a questo 10 di spade, c'è la necessità di chiudere con qualche tipo di questione. Tenete presente che c'è la torre, quindi è un momento, questa primavera per voi, di reset, di cambi delle dinamiche e di nuovi inizi. Bisogna prima destrutturare per poi iniziare a ricostruire. E difatti poi abbiamo anche l'otto di pentacoli e sento che comunque ci sarà la possibilità di lavorare. Nel caso non siate, cioè che siate disoccupati, potrebbe essere proprio il lavoro che entra, che arriva. Diversamente è il poter lavorare su questa ricostruzione che impone un po' la torre, devo dire. Abbiamo anche la carta della luna e qui credo che questa torre sia riferita a delle proiezioni o delle paure che voi avete e di cui all'inizio della primavera non siete consapevoli. Quindi ho come la sensazione che verrà poi fuori,
vi renderete conto di che cosa è stato quello che vi ha bloccato o quello che tende, diciamo così, ancora a bloccarvi. E perché vi dico questo? Perché c'è anche comunque un 4 di coppe, come se qualcuno stesse aspettando una sorta di input dall'esterno. C'è qualcosa qua che non si vede tra la luna e il 4 di coppe, può essere una questione interna, una questione emotiva, appunto. C'è la luna, quindi potrebbero essere paure, potrebbero essere proiezioni, nostalgie, emozioni non elaborate che in qualche modo sono ancora lì che vi bloccano. E poi abbiamo questo 5 di denari, ragazzi. Allora, il 5 di denari, adesso poi andiamo a vedere tutto meglio con i mini tarocchi, però il 5 di denari normalmente è una carta di perdita pratica, economica, finanziaria, e qui abbiamo anche la torre, quindi può essere che per qualcuno ci sia magari un crollo di certe questioni pratiche, magari potrebbero esserci delle spese impreviste per la casa, piuttosto che... sì, più per la casa sento, che non ipotesi per la macchina, ecco. O qualche spesa burocratica, perché comunque voi avete comunque la giustizia, quindi si parla di contratti, di burocrazia. Se c'è qualcuno qui che sta aspettando la risoluzione di un contratto, l'arrivo di una firma o qualche cosa per lo stile, con la carta della giustizia questa primavera arriva, ok? Perché è proprio la risoluzione dei contratti. In modo favorevole, eh? Quando c'è la giustizia è perché il contratto è favorevole per voi. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Abbiamo una regina di denari, eccolo qua il 5 di pentacoli che abbiamo anche qui, e un cavaliere di pentacoli. Allora, io credo che qui ci sia una sorta di stanchezza per quello che riguarda la quotidianità, la lentezza con cui vanno avanti le cose probabilmente, o per qualcuno potrebbe essere che si è stanchi di stare in una sorta di carenza economica o di sacrificio, perché c'è la regina di Pentacoli e il 5 di Pentacoli, che di solito sono due carte che indicano il sacrificio di una persona per quello che è magari la famiglia piuttosto che la casa, si tende a sacrificare un po' se stessi e i propri bisogni, ok? Ma nonostante questo, le cose comunque continuano ad andare avanti a rilento in questa situazione o in questa relazione. Nel senso che il 9 di bastoni probabilmente ve lo portate avanti da un po'. Andiamo a vedere la torre. 6 di bastoni e 7 di bastoni. È interessante perché il 6 di bastoni è una carta che parla di successo e il 7 di bastoni è una carta che parla di qualcuno che continua a difendersi. 7, 9 di bastoni, no? Quindi ho come la sensazione che qui qualcuno, nonostante possa esserci qualche imprevisto, come ci dice la torre, continuerete imperterriti per la vostra strada, ricevendo anche il riconoscimento esterno, vi devo dire, perché quando c'è il 6 di bastoni è sempre la carta di qualcuno che raggiunge dei risultati grazie a un gruppo e comunque sono risultati riconosciuti. Per qualcuno si tratta di... mm, sì, è come se ci fosse qualche questione legata all'immagine che potrebbe essere un attimino ridimensionata, ragazzi. Andiamo a vedere il matto. 10 di spade, regina di spade e 9 di pentacoli. Allora, questo ciclo si chiude, o sì, ok? Perché abbiamo ben 2 10 di spade e arriva la vostra determinazione in questo nuovo inizio, arriva l'indipendenza economica. Ragazzi, avete un 9 di pentacoli, indipendenza economica, amor proprio, eredità, vincite al gioco, aiuti inaspettati, patrimonio ben investito, autococcole, spa, mi viene da dire. Ok? È un po' come se iniziaste a prendere in mano il vostro potere personale, sia da un punto di vista ideologico, quindi l'idea che ho io di questa situazione o questa relazione, o diciamo l'obiettivo dove io voglio portare questa situazione o questa
relazione è questo e comincio a riprendermi in mano il mio potere personale, il mio amor proprio per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Wow, andiamo a vedere questo fante di bastoni. Perché comunque c'è una sorta di calo di entusiasmo per certi versi. Allora abbiamo la carta del giudizio, la carta dell'appeso al contrario e la wow, 3 arcani maggiori, ragazzi, per spiegare il fante di bastoni. Allora, qui c'è bisogno di vedere un po' più in là del proprio naso, c'è bisogno di sbloccare, mi viene da dire le doti psichiche, perché abbiamo il giudizio che è la chiamata di tipo spirituale e anche la sacerdotessa che con la carta dell'appeso parlano di uno sblocco o di qualche dote o di qualche dono o di una chiamata appunto che potrebbe arrivare di tipo divino, di tipo anche fisico per qualcuno, vi ricordo che anche qui c'è la luna e parla di passato. Potrebbe essere, ragazzi, che qualcuno del passato si faccia risentire e da lì vedo questo 10 di spade che non è molto positivo, nel senso che si deve chiudere il ciclo. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Abbiamo la carta dell'imperatore. E il 2 di pentacoli. È un ciclo che ha dato instabilità e che va chiuso. Punto. Abbiamo l'imperatore al contrario, che è proprio l'instabilità, l'andare contro le regole, e anche il 2 di pentacoli, una carta che quando è al dritto parla di instabilità, anche di alti e bassi economici, in realtà. Però qui, avendo questo 10 di spade, è un po' come se si uscisse da questa instabilità. E qui è come se ci fosse un'idea, una presa di coscienza. La carta dell'appeso al contrario vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Qui inizierete a vedere le cose, diciamo, in modo canalizzato, nel senso che comunque quando c'è la sacerdotessa si parla di un forte intuito, e avendo anche la carta del giudizio, che parla del giudizio finale, qui abbiamo la giustizia che parla di giustizia divina, o come la sensazione che sia una questione a livello karmico che dovete imparare riarriverà o vi arriverà di nuovo quell'entusiasmo e lo vediamo qui con l'otto di pentacoli, anzi andiamo a vederlo. Forza e ruota della fortuna. Ma che bello. Perché ragazzi, qui cambieranno le cose, quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono veloci e positivi comunque, però qui cambieranno proprio le dinamiche, cambieranno proprio le realtà quotidiane. Qui c'è il 10 di spade, dove era l'altro che ho visto? Il 10 di spade è qui e qui c'è la ruota della fortuna, che comunque è un altro 10, Quindi è come se ci fosse un nuovo ciclo, la torre vi porta giù, destruttura quello che tecnicamente non serve per dare inizio a questo nuovo ciclo, a questo nuovo momento. Ecco, il fatto che la forza sia il contrario mi viene un po' da dire che potreste essere ancora un attimo presi da istinti o impulsi un po' troppo infantili o poco calibrati o poco pensati, perché vi ricordo che comunque avete anche il matto, quindi magari ponderate un po' meglio grazie a questa regina di spade le vostre scelte, però poi si tratta di fondamentalmente andare avanti. Andiamo a vedere la luna, andiamo a vedere... Ragazzi! 2 di coppe amanti. Ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di o iniziare una nuova relazione o iniziare qualche tipo di compromesso. Perché sono 2 carte che parlano di amore in equilibrio, accordi, armonia, amor proprio, questa più di tutto, compromessi. È come se venissero a galla dei compromessi che avete fatto a voi stessi. Per qualcun altro invece sento che c'è la paura a entrare in una relazione, in modo un po' più serio, diciamo.
Andiamo a vedere il 4 di coppe. Probabilmente perché avete paura di nuovo di essere delusi. Abbiamo un 7 di pentacoli, un 6 di spade. Ho come la sensazione che qui qualcuno stia aspettando di uscire da una determinata situazione. C'è bisogno di fare un lavoro anche da un punto di vista mentale, delle credenze limitanti, con il 6 di spade, ragazzi. È qualche cosa che per giustizia si deve riequilibrare. Però per essere riequilibrato la torre deve prima togliere, per far sì che voi possiate costruire con questa ruota della fortuna e rendervi conto di quelle che sono le proiezioni e le cose che vi limitano. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Giustizia, un'altra volta. Ragazzi, qua vi dicono di... perché guardate, il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia. Vi dicono di non accontentarvi delle briciole, vi dicono di cercare il compromesso giusto, equo, equilibrato, che è quello che non fate perché c'è qualche paura, c'è qualche cosa che non vedete con questa luna al contrario. Può essere qualcosa che arriva dall'infanzia, può essere una carenza di tempo visto l'inizio della lettura, però è un po' come se vi dicessero di non accontentarvi delle briciole perché potreste rimanere delusi. Cioè, mettete le cose in chiaro, mettete le cose in regola, regolarizzate, firmate contratti, fate le cose alla luce del sole, ok? È un po' questo il consiglio. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Io poi vi consiglio comunque questa lettura di leggerla anche più in là nel tempo, perché se c'è qualcosa che magari adesso non è chiaro, potrebbe esserlo un po' di più tra un mese magari. Andiamo a vedere. Uh. Wow, attaccamento, carta numero 2. Sì, c'è qualche cosa con questo 9 di spade, il 5 di pentacoli qui, abbiamo il 10 di spade qui e la torre, che comunque la torre quando arriva, ragazzi, porta scompiglio, porta dolore, porta stress e anche trauma. Però questa carta vi dice che siete un po' troppo incastrati in queste emozioni un po' basse, no? Di depressione, di tristezza, di disperazione. Mm. Certe volte l'unico modo che c'è per uscire da queste situazioni è decidere con la testa, letteralmente, di essere felici. Ok? E quando ci si accorge che ci si fa prendere un po' troppo dallo sconforto o magari non si smette di piangere o cose di questo genere, switchare, cambiare la vibrazione in modo forzato, in modo manuale. Quindi cosa vuol dire? Ipotesi. Mettere della musica allegra. Mm, far ascoltare al vostro campo energetico vibrazioni alte, quindi potete mettere anche la musica a 936 Hz, 528 Hz o semplicemente musica tipo, non lo so, rock and roll, piuttosto che qualche cosa che sia allegro per voi e che in qualche modo alzi le vostre vibrazioni. Potete anche ballare, potete cantare quello che più vi si addice per aumentare le vibrazioni. Poi abbiamo rilassamento, carta numero 39, che vi parla di tempi felici, di tempi rilassati. Guardate, ve la metto qua vicino alla ruota della fortuna perché secondo me è la parte migliore della lettura. E poi abbiamo carta numero 12, che è la carta degli esseri elementali e parla degli spiriti della natura e dei quattro elementi. È un po' un invito a camminare, a entrare nell'energia dei boschi e della natura, ok? Vi ricordo che comunque se siete veramente in questa fase di, diciamo, emozioni negative, camminare anche a piedi nudi, se potete, in un prato, sulla terra o comunque in mezzo a un bosco, aiuta a pulire, a filtrare le energie negative, ok? Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Essenza, wow. E qui vi dice un po' di far brillare la vostra essenza, ok? E autenticità, togliersi le maschere, che è un po' quello che sento qui con la luna
e la gestione delle relazioni e dei compromessi, come se ci fosse qualche proiezione, qualche distorsione nel vostro modo di vedere o vivere le relazioni. Fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete iscrivervi o condividere. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!